Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti quest'oggi nel post partita di Napoli-Eintracht. Siamo andati ai quarti, abbiamo riscritto la storia, demolito l'Eintracht di Francoforte 3-0 a Napoli e 2-0 la partita scorsa in casa, 5 reti fatte e 0 gol subiti con 20 minuti sui 180 totali regalati all'avversario per un po' di pressing e qualche tiro in porta, che poi, se andiamo a vedere, sono 2-3 tiri nell'arco dei 180 minuti dove il Napoli ha dominato. Facciamo qualcosa di diverso quest'oggi perché andiamo a fare Napoli-Eintracht minuto per minuto e poi, circa alla metà del video, passiamo alle pagelle di tutti i calciatori del Napoli, Spalletti compreso. Facciamo questo Napoli-Eintracht minuto per minuto rileggendovi un mio post su Facebook messo ieri dopo la partita. Cominciamo. Premessa: invece di godervi la città più bella del mondo, fate casino. Siete a sfaccimera la gente. Piccola premessa, non ne voglio parlare più, ne ho parlato ieri nel live, gli scontri a Napoli e tutto ciò che è successo, la colpa di quello, la colpa di quell'altro, il prefetto e quant'altro. Non ne voglio parlare più, siamo qui a goderci la vittoria e a parlare di calcio. Primo tempo, Politano a 58 secondi dall'inizio tira sul palo lungo, deviato in calcio d'angolo. Patti chiari e amicizia lunga. Siete venuti per perdere. Punto. Al 16° era fuori gioco, ma lo scambio Quara-Zielinski-Quara e lo scarico per Osimhen è puro spallettismo. Al 19° Zielinski con un super recupero, il migliore del Napoli nel primo tempo, palla a Quara che in aria manca il gol. Va bene, non fa niente. Al 22° Spalletti redarguisce Anguissà, non giocarla sempre dietro. Lucià, stai veramente tirato a lucido. Un grande. Al 43° ancora Kvaratskhelia, ancora un grande Zielinski, ma non sembra serata per il georgiano sotto porta. E non fa niente nemmeno questa. Arriva lui, allo scadere del primo tempo. Politano si dimentica di essere mancino e fa tutto col destro. Cross al bacio per Osimhen, che rimane 15 minuti sospeso. Un caffè con Diego, scende e nello scendere indirizza il pallone in rete con una frustata che in quelle condizioni, per chi capisce di calcio, fa un gol di una bellezza e difficoltà esagerata. Ripeto, solo per chi capisce di calcio, perché il resto parlerà di gol facile perché è lasciato solo a centro area. Non esulta, il primo pensiero era andare da Kvaratskhelia a ribadirgli il non fa niente. Ci ho pensato io, immenso Osimhen. La ripresa. Il Napoli parte diversamente dal primo tempo, a 2000 all'ora rispetto ai primi 45 minuti. Minuto 51. Kim si diverte ad arrivare fin sotto la porta avversaria. Il tiro è al lato, ma Kim, sei sempre uno spettacolo. Minuto 54. Il joypad tra le mani, L1 triangolo, scarico a destra, cerchio per la palla al centro e quadrato. Osimhen di Tapin è sempre pronto. 2-0. Al 61° calcio di rigore, calcio spettacolo, palla in aria, sterzata di Zielinski, rigore sacrosanto, procurato e insaccato dal polacco. 3-0. Girandola di cambi, dentro Lozano per Politano, Juan Jesus per Kim, che riposa un poco e comincia già a ripassare i calciatori del Torino. Entrano Ndombele, Elmas, Simeone. Il Napoli non ha praticamente sofferto e sempre primi sul pallone anche sul triplo vantaggio. Insaziabili, è l'unica strada. La storia è fatta, quarti di finale. Grazie Napoli. Questa era la partita racchiusa in un post mio di Facebook minuto per minuto, perché mi piace sempre scrivere qualcosa subito dopo la partita e cercare di incamerare tutte le azioni salienti, perché poi la cosa simpatica è che Facebook poi anno dopo anno ti ricorda i post, quindi riesci a rivivere anche le partite e ciò che è stato nel tempo. Andiamo a fare le pagelle per tutti i calciatori del Napoli. 7 a Meret, ha fatto poco e niente, quasi praticamente nessuna parata, però l'ho visto talmente convinto e sicuro con i piedi lanciare da destra a sinistra che non lo sapevo che era migliorato tantissimo con i piedi, ma ieri sera ho visto un aumento di padronanza, diciamo, quindi 7 a Di Lorenzo,
non abbiamo niente da dire sul nostro capitano, ennesima partita al top della condizione, 7 a Rachmani, 7 a Kim, non passa niente lì dietro ed è una linea difensiva che dà sicurezza solo a guardarla. Juan Jesus è entrato al posto di Kim, 6,5 Politico. Per gli entrati dalla panchina, a parte qualcuno che mi ha veramente impressionato anche giocando pochi minuti, 7 a Mario Rui, il ritorno di Mario Rui in campo dopo l'espulsione, dopo la doppia giornata di squalifica che ha ricevuto in campionato. Sapevamo che era lui il terzino di Coppa e Mario Rui ha fatto una grandissima partita tra contenimento e doppia fase in attacco. È uno spettacolo vederlo. 7 a Lobotka, non ha sbagliato praticamente niente, è l'esterno che lancia poi Politano sul cross dell'1-0, è pura magia. 8 a Zielinski, la miglior partita secondo me del polacco quest'anno. Ha fatto una partita sia di contenimento e sia a livello di attacco lo mettiamo tra i migliori centrocampisti d'Europa per questa prestazione, perché mi ha impressionato tantissimo, soprattutto nei recuperi ieri. Tanta grinta, tanta cazzimma e tanta corsa. Ndombélé è entrato al posto di Zielinski, non prende 6,5 perché è entrato dalla panchina, ma prende un 7 meno perché Ndombélé è ordinato, ha fatto tutto bene, delle aperture fantastiche da sinistra a destra, non ha sbagliato praticamente niente e spero che il Napoli trovi la formula per riscattarlo, perché Ndombélé è veramente un grande calciatore. Questo è il mio punto di vista. 7 anche ad Anguissà, non ha sbagliato nemmeno lui praticamente niente ieri sera, a parte qualche appoggio, ma sto imparando io stesso a non arrabbiarmi sugli appoggi sbagliati, perché poi ti fa 6 recuperi in 5 minuti e ti fa dimenticare l'appoggio sbagliato. 7,5 a Politano, partitissima nel primo tempo, abbiamo attaccato tantissimo a destra perché Kvaratskhelia sembrava meno lucido stasera del solito e Polish ha fatto una grandissima partita. Poi l'assist per l'1-0 di Destro è magia e fantasia. 6,5 a Lozano, è entrato dalla panchina al posto di Politano. 8 a Osimhen, che prende l'ascensore e va a prendere quel pallone di testa dandogli quella frustata che nessuno si aspettava, nemmeno io. La palla era anche un tantino lenta, quindi impattare un pallone che è lento e dargli forza al momento lo può fare solo il grandissimo Osimhen. 6,5 a Simeone, è entrato dalla panchina al posto di Osimhen. Un 7 meno a Kvara solamente per le due occasioni dove poteva essere più lucido e potevamo concludere il primo tempo, soprattutto credo sul 2/3-0, se non avesse sbagliato quelle due occasioni clamorose. E diamo anche un 7 meno ad Elmas, entrato dalla panchina, perché Elmas ha fatto tutto bene ed è entrato in partita così, con lo schiocco delle dita. Ma non siamo qui a dire sempre le stesse cose, perché Elmas è il primo panchinaro titolare, cioè nel senso che Elmas è diventato secondo me un titolare di quest'undici che quando entra non stecca mai la partita. 8 a Spalletti, per il semplice fatto che non è mai sazio. Il Napoli ieri sul 3-0 continuava ad attaccare cercando di fare il quarto gol con 2 gol che ha fatto all'andata, 5-0 di parziale. Ancora stava lì Spalletti a dare indicazioni ai suoi, a urlare passa di qua, passa di là, c'era lui libero, hai sbagliato il passaggio. È uno spettacolo sentirlo quando poi lo stadio cala il volume e riesci a captare le informazioni che il tecnico dà alla squadra. Detto questo, ragazzi, noi siamo al settimo cielo, almeno io sono al settimo cielo per il passaggio ai quarti di finale. È vero, tra le 8 passate ci sono tantissime corazzate al di fuori delle altre 2 italiane che possiamo incontrare ai quarti, ma da adesso in avanti è tutto di guadagnato. Abbiamo riscritto la storia. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!